Vediamo subito i materiali necessari. Ci serviranno 2 cordini con colori a contrasto. Io utilizzerò il Tile Sublime nella variante nera e della fettuccia Pandoro Queen nella variante rossa. Come vedete entrambi sono dei ricicli, avevo fatto un'altra borsa, non mi piaceva e ho recuperato i filati. Ci serviranno poi un fondo. Questo è un fondo ovale 30x10. Ci serviranno gli uncinetti, utilizzeremo il 3 soltanto per agganciarci al fondo e il 3,5 per sviluppare il corpo borsa. Ci servirà una chiusura a molla. Io ho scelto questa ad M, ma potete scegliere anche quella con la barra dritta. Ci servirà una passa fettuccia, una forbice e un accendino perché altrimenti questi filati sintetici sfilacciano, quindi meglio una volta fatto il taglio bruciacchiarli leggermente. Ci serviranno poi uno scampolo di tessuto aiago e filo per fare eventualmente la fodera. E poi ho preso anche la minuteria metallica, 2 ponticelli e una tracolla a catena color oro in pandan con il fondo. Infine, non meno importante, però ci servirà lo schema, ma questo ve lo do io, lo trovate qui sotto, vi lascio il link stampabile, oppure se non avete la stampante vi lascio qui un fermo immagine. Possiamo mettere quindi ora da parte quello che non ci serve e tenere solo quello che ci serve nell'immediato. E andiamo ad agganciarci con il filo al fondo. Io lavorerò direttamente dentro i fori, non farò la catenella di bordo al quale agganciarmi più tardi. Esistono infatti 2 tecniche, ma noi andiamo a lavorare direttamente sui fori. In particolare vi faccio vedere il ragionamento che andiamo a fare per lavorare il nostro fondo. Allora, regola vorrebbe di fare 2 maglie all'interno di ciascun foro, ad eccezione fatta dei 4 fori dei lati, degli angoli. Cioè, se questa fosse una forma rettangolare fatta quindi in questo modo, questi sarebbero i 4 fori degli angoli. In questi 4 fori andrebbero fatte 3 maglie. Il nostro multiplo di lavorazione però è costituito da 22 maglie. Quindi vediamo un attimo come ragionare, in modo tale che se avete un fondo diverso potete anche essere autonome. Allora, di questi 56 fori su 52, come vi ho detto, la teoria vorrebbe di lavorare 2 maglie per ciascun foro, e sui restanti 4 fori degli angoli lavoreremmo 3 maglie. 104 più 12 verrebbe fuori un totale di 116 maglie. Noi però dobbiamo fare un multiplo di 22 e quindi dobbiamo raggiungere le 132 maglie. Questo significa che oltre ai 4 aumenti previsti nei 4 anni, oltre ai 4 aumenti previsti nei 4 angoli, ne dobbiamo prevedere altri 16. Quindi cosa andremo a fare? Andremo a sviluppare gli aumenti nei 4 angoli, 1, 2, 3 e 4. Poi selezioneremo i 4 punti centrali di ciascun lato corto, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e svilupperemo 4 aumenti sul lato lungo e 4 aumenti sull'altro lato lungo, quindi 4, 8, 12, 16. Adesso andiamo a vederlo, abbiamo visto un attimo la teoria e adesso andiamo a vedere anche la pratica. Quindi con l'uncinetto del 3 entriamo nel foro centrale del lato corto, prendiamo il nostro cordino nero, lo portiamo fuori e andiamo ad agganciarlo in questo modo. Da qui facciamo una catenella e rientriamo per fare una maglia bassa.
faremo tutto il giro e poi qui faremo la seconda maglia bassa. Nel foro successivo faremo 3 maglie basse, sarà il primo dei 4 aumenti, quindi entriamo nel foro successivo e facciamo 1, 2, 3 maglie basse. Nel frattempo lavoriamo anche la codina di lavorazione, così è già fissata, e questo è il primo dei 4 aumenti. Qui facciamo il secondo, 1, 2, 3, tiro un po' la codina, ok. Quindi abbiamo fatto un primo aumento, un secondo aumento dei 4 che dobbiamo fare nel lato corto. Quindi in questo punto possiamo lavorare soltanto 2 maglie basse, 1 e 2. Questo è il punto d'angolo, quindi lavoriamo un aumento, quindi lavoreremo 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Ora siamo arrivati al lato lungo, dove dovremo distribuire in modo più o meno omogeneo altri 4 aumenti. Quindi comincio lavorando 2 maglie, 1 e 2, entro nel faro successivo e ne lavoro altre 2, 1 e 2, ancora nel faro successivo, 1 e 2. E adesso lavoro un aumento, quindi lavorerò 3 maglie, 1, 2 e 3. Ho fatto il primo dei 4 aumenti. Proseguo, 1 e 2, faro successivo, 1 e 2, faro successivo, 1 e 2. Ed ora faccio il secondo aumento, quindi lavoro 3 maglie, 1, 2 e 3. Ancora 2 maglie, 1 e 2, di nuovo sul faro successivo, 1 e 2, ancora 1 e 2. E in questo foro decido di fare il terzo aumento, quindi lavoro 3 maglie, 1, 2 e 3. Ora io procederò in questo modo, lavorando ancora un aumento in questo punto, poi avrò fatto il quarto aumento del lato lungo, poi lavorerò l'aumento sul punto d'angolo, lavorerò l'aumento, salterò un foro e lavorerò i 4 aumenti sulla parte rotonda, quindi punto d'angolo, aumento, salto 1, aumento, aumento, salto 1, aumento, aumento, salto 1, aumento, perché sono di nuovo arrivata nell'angolo. Ho completato il giro quasi, nel senso che mi manca l'ultimo aumento. Adesso andremo a verificarli insieme, perché prima di procedere è meglio assicurarsi che sia tutto corretto, altrimenti poi ci tocca disfare. 1, 2, 3, qui, e andiamo a fare la seconda maglia bassa in questo punto, che era il punto di inizio, seconda maglia bassa, e andiamo ad agganciarci all'interno della prima che avevamo fatto, però la prendiamo in costa, cioè non prendiamo entrambe le asole, non prendiamo entrambe le asole della catenella, ma prendiamo solo l'asola verso l'interno della nostra borsa o verso l'esterno rispetto a noi. Quindi entriamo in questo modo e facciamo
una maglia bassissima. Ci allunghiamo il filo e andiamo a controllare un attimo la situazione in cui ci ritroviamo. Partiamo da quest'angolo praticamente dove abbiamo fatto un aumento ed è il primo. Abbiamo fatto 2 maglie per ciascun foro, il secondo aumento, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E quindi gli aumenti sono stati fatti nel modo corretto, perché come vedete avevamo previsto 16 aumenti per raggiungere il multiplo di 22, ovvero 132, ma 4 erano già previsti per ciascun angolo, quindi abbiamo il multiplo corretto di 132. Vi ho messo qui anche tutti gli altri multipli. Quindi se avete un fondo diverso, che potrebbe essere più grande o più piccolo, potete anche, cioè qui avete già il multiplo di punti che dovete trovarvi. Adesso io sono arrivata fino a 17, quindi era un borsone gigante, però voglio dire, se avete bisogno di modificare se avete bisogno di modificare il fondo o di fare una borsa diversa, qui avete tutti i multipli e sapete quante maglie montare anche cambiando. Detto questo, passiamo a vedere un attimo la tecnica di lavorazione che andremo ad utilizzare. La tecnica è quella del tapestry, ma vedremo una modifica a questa tecnica, o due addirittura, nel senso, innanzitutto, che lavoreremo sempre con maglie basse prese in costa. Quindi, come vi ho appena detto, andremo a lavorare tutto il corpo borsa, prendendo soltanto l'asola rivolta verso l'interno della borsa. Non andremo mai a pescare entrambe le asole. Poi la tecnica tapestry prevede la lavorazione a più colori, trascinandosi i fili colorati che non stiamo utilizzando. Mi spiego meglio. Se in questo momento sto lavorando con il filo nero, mentre lavoro le mie maglie basse con il filo nero, ci devo passare in mezzo il filo rosso, in maniera che quando mi servirà farò il mio cambio colore, prenderò il filo rosso, ci lavorerò in mezzo il nero, in questo modo. Ci lavorerò in mezzo, intendo dire che lo lavoro come se fosse una codina di lavorazione, me lo porto dietro e poi quando smetterò di lavorare con il rosso riprenderò il nero e mi porterò dietro il rosso. Noi non andremo a fare questo lavoro, o meglio lo faremo ma in modo leggermente diverso, perché questo modo di lavorare, la tecnica tapestry, per quanto noi possiamo essere molto precise, tende a mostrare il filo che viene lavorato in mezzo, soprattutto come nel nostro caso che abbiamo due fili ad alto contrasto. Il filo rosso lavorato in mezzo a quello nero si vedrà sempre e quindi vedremo insieme queste piccole modifiche da fare alla tecnica per correggere i piccoli difetti che sono insiti appunto in questo tipo di lavorazione. Quanto allo schema, ogni quadratino corrisponde ad una maglia bassa che, ripeto, sarà lavorata in costa dietro, e quindi cominceremo proprio da qui, proprio dalla prima riga. Andremo a fare 14 maglie basse con il colore nero, poi qui faremo un cambio colore, nella 14ª facciamo il cambio colore perché abbiamo da lavorare 5 maglie con il colore rosso. Nell'ultima maglia faremo il cambio colore e procederemo lavorando 17 maglie nere e via dicendo fino a completare l'intero giro. Andiamo rapidamente a vedere di cosa stiamo parlando e cominciamo subito con le 14 maglie, vediamo se riesco, con le 14 maglie nere. Quindi abbiamo già chiuso il nostro lavoro, facciamo quindi una catenella e la prima maglia nera, incosta dietro. Quindi 1, 2, 3, 14.
Questa è l'ultima maglia nera che dobbiamo fare, perciò nell'ultima maglia di ogni sequenza dobbiamo fare il cambio colore, che avviene in questo modo. Portiamo fuori il filo e quando abbiamo le due asole sull'uncinetto cambiamo il colore, ovvero andiamo a chiudere la nostra maglia bassa con il colore successivo. Infatti vedete che l'asola superiore rimane, andiamo a stringere bene i fili, l'asola superiore rimane del colore nero e a partire dalla maglia successiva lavoriamo il rosso. Ora nella prima maglia di ogni sequenza lavoriamo entrambi i fili, quindi in questa prima maglia di rosso, cioè questa, stiamo lavorando sia la codina di lavorazione del colore rosso sia il filo nero. Il filo nero però non ce lo portiamo dietro per tutte e 5 le maglie, bensì una volta lavorata la prima il filo nero lo mettiamo da parte e lavoriamo soltanto con il filo rosso. In questo caso abbiamo la codina di lavorazione e la lavoriamo. Però vedete, prendo solo la codina di lavorazione del filo rosso, faccio la seconda maglia, la terza, la quarta, alla quinta devo fare il cambio colore. Nel momento in cui faccio il cambio colore mi aggancio anche l'altro colore, quindi in questo caso nell'ultima maglia di ogni sequenza lavoro il nero come se fosse una codina di lavorazione, ma la maglia la lavoro con il rosso fino a prendere solo le due codine. Dopodiché, siccome devo fare il cambio colore, vado a chiudere questa maglia bassa con il colore nero. Tiro bene tutti i fili in maniera che le maglie siano più omogenee possibili. Di nuovo, ora devo fare 17 maglie nere. Nella prima delle 17 maglie lavoro tutti i miei fili, quindi lavorerò il filo rosso, in questo caso anche il filo di lavorazione, che poi ovviamente sparirà, ma aggancio anche il filo rosso. È la prima maglia, ho la lavorata agganciando il filo rosso, ora lo metto da parte e lavoro solo con il filo nero. Metto da parte anche la codina di lavorazione, perché è già stata fissata in questi punti, eventualmente più tardi con il lago passafettuccia la farò passare di nuovo nella parte delle maglie rosse. Per il momento la mettiamo da parte e proseguiamo solo con il filo nero. Lavoriamo 1, 2, 3, alla quarta maglia aggancio nuovamente il filo rosso, quindi lo prendo, lo aggancio sempre con il filo nero, lo metto da parte e proseguo. Sto facendo la quinta maglia rossa, 1, 2, 3, 4, 5, la sesta, scusate, 6, 7, 8, 9, alla decima maglia andiamo di nuovo a prendere il filo rosso e lo agganciamo, lavorandolo in mezzo. Di nuovo lo mettiamo da parte. Ogni 5 maglie facciamo una maglia che aggancia il filo rosso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alla quindicesima prendiamo il filo rosso e lo agganciamo. 15, lo mettiamo da parte, facciamo la 16ª maglia, 16, alla 17ª di nuovo andiamo a prendere il filo rosso, lo agganciamo e siamo pronti per fare il cambio colore. Quindi andiamo a prendere il filo rosso,
e andiamo a chiudere la nostra maglia bassa. Stringiamo bene il tutto. Siamo arrivati quindi a questo punto e ci dobbiamo fare di nuovo le nostre 5 maglie rosse. Quindi nella prima agganciamo anche il filo nero, lo mettiamo da parte e proseguiamo. 1, 2, 3, 4, 5. Nella quinta andiamo ad agganciare il filo nero, lavoriamo con il rosso le prime 2 asole, dopodiché con il filo nero andiamo a chiuderle. Nella prima maglia andiamo a lavorare anche il filo rosso agganciandolo e si riprende sostanzialmente da questo punto la ripetizione delle 17 maglie più le nere più le 5 rosse fino a concludere il giro, agganciando il filo sul retro ogni 5 maglie. Quello che dovete ottenere sul retro del vostro lavoro è esattamente questo. Come vi dicevo prima, la tecnica prevederebbe che il filo fosse agganciato su ciascuna maglia, ma questo lascerebbe intravedere il filo che passa in mezzo appunto alle maglie. In questo modo, essendo agganciato solo ogni tanto, è assolutamente, vedete che non si vede assolutamente, e quindi otterremo un risultato senz'altro migliore. Adesso mi sono appena resa conto che non ho cambiato l'uncinetto, comunque concludo questo primo giro con il 3 e poi vado a lavorare, come dicevo all'inizio, con il 3,5. Sono arrivata quasi alla fine del giro, quindi ho fatto l'ultimo cambio colore in questa maglia. Vado a lavorare agganciando il filo nero, la mia prima maglia rossa, quindi 1, metto da parte il filo nero, 2, 3, 4, alla quinta maglia aggancio il filo nero e faccio il cambio colore, quindi tiro fuori il filo ma vado a chiudere la maglia bassa con il filo del colore diverso. A questo punto ci sono rimaste le ultime 3 maglie. Se ricordate, all'inizio avevamo fatto 14 maglie, ma tra un cuore e l'altro le maglie di distanziamento sono 17 e infatti adesso ci sono rimaste da lavorare queste ultime 3 con il colore nero. Quindi è la prima nera e agganciamo il rosso, una, poi il rosso lo mettiamo da parte, 2, 3 e andiamo a chiuderci sempre prendendo in costa dietro con una maglia bassissima. Questo è il primo giro. Scusate, cambio l'uncinetto perché sicuro me lo dimentico di nuovo. Questo è come si presenta il primo giro. Abbiamo fatto 5 maglie rosse distanziate da 17 maglie nere come previsto dal nostro schema. Questa è la parte dritta e questa è la parte verso l'interno della borsa. Come vedete abbiamo agganciato il filo che non era in lavorazione solo ogni tanto. Io ho previsto di agganciarlo ogni 5 maglie così per darmi una regola. Potete fare, insomma, l'importante è che lo agganciate ogni tanto, non è che è una regola che non si può infrangere, potete farlo anche ogni 2 se la cosa vi fa più sentire più sicure, però sapete che poi aumenta il rischio che il filo si veda da questa parte. Come vedete invece in questo modo è assolutamente invisibile. Detto tutto ciò, procediamo con il secondo giro, ovvero questo. Quindi
D'ora in poi procederemo con 13 maglie qui per l'inizio, mentre poi faremo le 15 maglie nere. Aspettate che lo vediamo qui da sopra. Questo è il secondo giro, quindi faremo le 15 maglie nere e sono 7 invece rosse. Andiamo a vedere un attimo l'inizio. Facciamo una catenella per alzarci e facciamo la prima maglia delle 13, perché noi stiamo partendo da qui, quindi qui ne faremo 13 e poi concluderemo con le ultime due da questa parte. Quindi agganciandomi anche il filo rosso faccio una, poi il filo rosso lo metto da parte e sempre in costa dietro 2, 3, 4, 5, scusatemi, nella quinta aggancio il filo rosso, e poi lo metto da parte. 6, 7, 8, 9, nella decima aggancio il filo rosso, 10, lo metto da parte, 11, 12, alla 13ª aggancio il filo rosso e devo fare il cambio colore, quindi entro, mi porto fuori il filo nero, ma poi vado a chiudere la mia maglia bassa con il filo rosso, perché adesso questo è il mio filo di lavorazione. Stringo un pochino e nella prima maglia rossa aggancio il filo nero, una, metto da parte il filo nero, 2, 3, vi ricordo che adesso dobbiamo farne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quindi 2, 3, 4, 5, nella quinta aggancio il filo nero, 5, lo metto da parte, 6, nella settima devo fare il cambio colore, aggancio il filo nero, porto fuori le due asole e cambio il colore chiudendo la mia maglia bassa con il filo nero. Ed eccoci qua. Proseguiamo con il filo nero e nella prima maglia di questa sequenza di 15 maglie nere andiamo ad agganciare il filo rosso, lo mettiamo da parte. Abbiamo fatto la prima, la seconda, la terza, la quarta, nella quinta aggancio il rosso, quindi me lo riprendo, lo aggancio e lo rimetto da parte, 6, 7, 8, 9, nella decima aggancio il filo rosso, 10, lo rimetto da parte, 11, 12, 13, 14, nella quindicesima devo fare il cambio colore, quindi prendo il filo rosso e lo aggancio e faccio il cambio colore,
sono pronta di nuovo a lavorare, siamo nella seconda riga, quindi sono pronta di nuovo a lavorare. Ho lavorato le 13, ho lavorato 7, ho lavorato ora 15, ora lavoro 7 e di nuovo riprendo 15, 7, 15, 7 fino ad arrivare alla fine del giro, dove ci ritroveremo a lavorare le ultime 2 maglie che ci mancavano da questa parte. Andiamo avanti. Ora io devo fare la prima maglia rossa, quindi aggancio il filo nero, lo metto da parte. Ho fatto la prima rossa, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta. Alla settima devo fare il cambio colore, quindi aggancio il filo nero e quando ho 2 asole sull'uncinetto vado a chiudere con l'altro colore. Di nuovo nella prima maglia aggancio il filo che non è in lavorazione, quindi aggancio il rosso e faccio la prima maglia nera. Dopodiché il rosso lo metto da parte e proseguo con le 15 maglie nere. Ci vediamo alla fine del giro e vediamo un po' cosa sta venendo fuori. Sono arrivata a concludere il giro, quindi stiamo lavorando il secondo giro, quindi ho le ultime 2 maglie da fare per chiudere. Ho lavorato la prima, lavoro la seconda e vado a chiudermi con una maglia bassissima nella prima maglia bassa che avevo fatto. Mi aggancerò sempre con una maglia bassissima e andrò a chiudere il mio giro. Mi alzo con una catenella, faccio la prima maglia bassa e cominciamo il terzo giro. Io direi che da questo punto in poi potrei lasciarvi autonome, nel senso che abbiamo visto che dobbiamo semplicemente seguire i numeri che ci suggerisce il nostro schema. In questa prima parte trovate l'inizio del giro, in questa ultima parte trovate la fine. Avete visto qui il motivo completo è questo, ok, dove trovate la distanza completa tra un cuore e l'altro. Quindi all'inizio del giro vi riferirete a questa parte 14, 13, 12, 11. In questa parte invece sapete che tra un cuore e l'altro le maglie sono 17 e poi 5. Il giro si conclude con le ultime 3 maglie finali, che ovviamente più le 14 che avevamo già fatto ci danno le 17 complessive. Idem da questa parte, le maglie complessive sono 15, noi ne abbiamo fatte 13 all'inizio e le ultime 2 le facciamo a chiusura del giro. Ora cominceremo ovviamente il terzo giro, quindi faremo 12 maglie nere, ne faremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rosse, di nuovo procederemo con 13 nere e di nuovo 9 rosse. Perfetto, infatti qui ne abbiamo 12 e vedete questa è la 13ª, eccola qui. Andremo avanti in questo modo, lavorando così tutti i nostri cuori, seguendo lo schema. L'unica cosa che vi ricordo è che dobbiamo agganciare il filo che non è in lavorazione ogni 5 maglie, quindi il nostro retro del lavoro si presenterà in questo modo, vedete? Qui per esempio ne ho saltata una, poco male, ma meglio che non succeda, insomma. Lavoreremo in questo modo, il retro si presenterà così. Io sono abituata ad agganciarmi ogni 5 più ogni prima maglia di un colore e ogni ultima maglia del colore. Il cambio colore, come avete visto, si svolge nell'ultima maglia, quindi per esempio in questa 14ª maglia nera tiriamo fuori l'asola e poi andiamo a chiudere però con il rosso. Lo stesso faremo in questa è l'ultima maglia rossa, quindi porteremo fuori le 2 asole e poi andremo a chiudere la maglia bassa già con il colore nero e ci ritroveremo già pronte per fare la prima
nera. Ora io vado avanti un pochino, arriverò a concludere il primo cuore, così vediamo insieme come si presenta il lavoro, ma insomma già penso che possiate apprezzarne la bellezza. Insomma, vediamo, il fondo non si imbarca assolutamente, mi sembra tutto regolare, e quindi direi che possiamo proseguire con la lavorazione. Ci vediamo appunto alla fine del primo cuore per vedere un po' cosa ci aspetta. Bene, io mi sono portata a questo punto. Come vedete sto facendo 4 maglie rosse, una nera, 4 maglie rosse, quindi il punto in cui ci troviamo è questo è il giro che sto facendo. Quindi ho fatto le 4 maglie rosse, la maglia singola nera, di nuovo le 4 rosse. Ora cosa mi aspettano? Mi aspettano 6 maglie nere, una rossa e di nuovo 6 maglie nere. Voglio farvi vedere questo video per due motivi principali. Il primo, vediamo bene insieme come si realizza la maglia singola con il cambio colore di una sola maglia, perché lo dobbiamo fare sia in questo punto sia in questo punto, e secondo, perché voglio evidenziare in modo particolare questo specifico giro, perché è quello che pone la base per la prossima riga di cuori. Quindi dobbiamo prestare molta attenzione a contare bene le maglie, in modo che poi il cuore non ci venga spostato prima o dopo. Deve essere perfettamente centrato, quindi dobbiamo avere 6 maglie nere, una rossa e 6 nere. Quindi io ho realizzato le 4 maglie, ora ne ho rosse, ora sono a fare le nere, ne ho già fatte 1 2 3 4, vado a fare anche la quinta, e alla sesta maglia prendo il filo rosso per agganciarlo, porto fuori l'asola nera e vado a chiudere la maglia con il filo rosso. Ora tengo nella mano il filo rosso e aggancio il nero, porto fuori il filo rosso e comunque vado a chiudere questa maglia. Quando ho 2 asole rosse sull'uncinetto, chiudo con il nero. Ora di nuovo raccolgo il filo nero, il filo rosso lo tengo dietro perché devo agganciarlo, e continuo a lavorare la mia maglia, le mie maglie nere. Il filo rosso lo lascio da parte e quindi vado a fare la seconda maglia nera, la terza, la quarta, la quinta, la sesta, perciò è l'ultima di questa sequenza di nero. Quindi vado ad agganciare il filo rosso e quando ho le 2 asole nere sull'uncinetto faccio il cambio colore andando a prendere il filo rosso. Prima maglia della sequenza rossa, quindi vado ad agganciare il filo nero e lavoro la maglia rossa. 1, il filo nero lo metto da parte, 2, 3, ultima maglia della sequenza, quarta maglia, aggancio il filo nero, porto fuori il rosso e chiudo con il nero. Di nuovo andiamo a vedere, vedete, faccio il cambio del colore perché il rosso lo devo solo agganciare e poi riprendere per andare a chiudere la maglia singola che sto facendo nera. Di nuovo cambio colore, aggancio il nero e lavoro con il rosso. Il nero lo metto da una parte, 1 2 3 4 5. Ho lavorato con la nera ma ho agganciato il filo rosso, metto il rosso da parte e proseguo. Ho fatto 1 2 3 4 5 e di nuovo alla sesta maglia aggancio e chiudo con il rosso. Lavoro il filo rosso ma chiudo con il nero e ho fatto la maglia singola. Vedete che una volta che avete preso la pratica
e vi abituerete a tenere in mano entrambi i fili e sarà veramente molto molto veloce e anche molto più pratico, se vogliamo dire così, svolgere il lavoro, andrete via molto veloci. Inoltre, essendo lo schema molto semplice, lo imparerete praticamente a memoria, imparerete rapidamente a memoria lo schema, e quindi non vi servirà neanche più tanto guardarlo. Quindi direi che ora andiamo avanti per tutta l'altezza della borsa e ci vediamo poi per la chiusura, eccetera eccetera.